In alcuni video precedenti vi abbiamo parlato della nostra riproduzione di spada gallica tipo la 10D, tipologia Dun-Sur-Auron, una spada che è stata realizzata sul nostro progetto da uno dei nostri fornitori, Alhambra Trading Post, in esclusiva per Res Bellica, che significa che la troverete soltanto sul nostro sito. Abbiamo parlato più volte di questa spada, in questo breve video vorremmo illustrarvi alcune particolarità delle quali non abbiamo mai parlato. Partiamo per esempio dalla tomba nella quale è stata rinvenuta la spada sulla quale ci siamo basati, sulla quale abbiamo basato il nostro progetto. Ebbene, in questa sepoltura nella valle della Loira non c'era soltanto una, ma c'erano ben 3 spade, non tutte uguali, ma della stessa tipologia della nostra spada tipo Dun-Sur-Auron. Quindi questo sta a significare anche che l'inumato di questa tomba era evidentemente non soltanto un guerriero, ma un guerriero anche di grande prestigio e di alto rango, tanto da potersi permettere ben 3 spade. Infatti ricordiamo che la spada nella maggior parte delle culture e delle civiltà antiche è un oggetto di lusso, è uno dei massimi picchi che la tecnologia militare possa permettere. Quindi il fatto che questo individuo ne avesse ben 3, come dire, è un ottimo indicatore di quanto fosse un personaggio evidentemente importante anche per la sua comunità. Rispondiamo poi a una domanda che magari qualcuno di voi si è fatto. Ma questo tipo di spade sono spade da fanteria o da cavalleria? Non è una domanda poi così peregrina. Perché? Perché sono gli archeologi stessi che classificano queste tipologie di spade galliche, in realtà una classificazione che troviamo più avanti anche per le spade tardoantiche, che tra parentesi derivano da queste spade galliche, ma ne parleremo magari in futuro. Ecco, sono gli archeologi stessi a fare questo tipo di distinzione in base alle caratteristiche della lama. Infatti le lame cosiddette da cavalleria sarebbero delle lame più lunghe e sottili con una punta molto poco accentuata, mentre invece le spade cosiddette da fanteria, come questa, hanno lame piuttosto larghe fino ai 5 cm, un po' più corte che si attestano intorno agli 80 cm, ma possono essere anche tranquillamente più lunghe, presentano un accenno di punta e sono probabilmente forse un po' più robuste, perché spesso presentano come questa una sezione romboidale o leggermente romboidale. Qui ha una costolatura che è molto accennata. Quindi possiamo dire che la nostra spada tipo Dun-Sur-Auron rientra nella tipologia delle spade da fanteria. Poi nella realtà è probabile che non vi fosse una distinzione così stringente, magari più favorevole l'uso per un fante o un cavaliere a seconda del tipo di arma, ma in realtà la storia dimostra bene che anche queste due tipologie di spade diverse possono essere utilizzate ugualmente da fanti e da cavalieri. Questo anche perché che siano classificabili tra la spada da fanteria o da cavalleria, le Dun-Sur-Auron o comunque sia le spade tipo la 10D sono estremamente lunghe. Un'ultima caratteristica di cui vogliamo parlare riguarda il fodero, l'abbiamo accennato in altri video precedenti, ovvero come veniva portata questa spada, perché ora mentre ve ne sto parlando vi sto mostrando come si sarebbe presentata la spada una volta indossata anche in antico, e vedete che non sembra esserci nessun sistema di sospensione. Il sistema di sospensione era all'interno, era tenuto vicino al corpo ed era costituito da questo ponticello metallico. Sulle spade lateniane più tarde i ponticelli possono essere piuttosto lunghi, come questo, e servivano a farvi passare una cintura, quindi la spada veniva portata alla cintura tramite una apposita cintura per la sospensione. E diciamo specifichiamo questo perché effettivamente nello stesso periodo storico oppure comunque sia nel mondo antico potevano venire usate anche delle tracolle per trasportare le armi, l'avete visto anche in altri nostri video precedenti. Quindi questa è la nostra replica di spada Dun-Sur-Auron, speriamo di avervi dato qualche informazione in più per permettervi di comprenderla a pieno. La trovate, ripetiamo, in esclusiva soltanto sul sito di Res Bellica, trovate tutti i link nella descrizione del video. Torneremo presto a parlare di equipaggiamenti gallici, per cui continuate a seguirci.